Ebbene sì, Sanremo inizierà come ogni anno a febbraio 2026. Già ho fatto una live, ma è da agosto o settembre che parlano che inizia Sanremo, che inizia Sanremo, che inizierà. E noi parleremo anche noi di Sanremo come ogni anno, prendendo un mate e accompagnando il mate con frutta secca. E visto che è già dicembre, con panettone. Inutile dire che ho combattuto più di 30 minuti per mettere nella giusta altezza il cellulare col tripode, perché sembra strano, ma quando mi filmavo con il Nokia Asha 302 su un fiasco di plastico, su un barattolo di plastico, era più facile trovare l'inquadratura giusta, l'altezza, tutto. Poi filmava tutto sul tavolo, invece così non posso filmare nulla del vassoio che ho davanti a me, e quindi non filma, non c'è un'inquadratura più completa questo cellulare. E pensare che il Nokia Asha 302 è del 2011 ed è molto basico, filma in 640 x 480. Se volete che io possa cambiare di dispositivo durante questa premiere, vi invito a partecipare nella chat con super chat e sticker, e vi invito anche ad abbonarvi al mio canale e regalare un abbonamento. Ma adesso vediamo un po', innanzitutto, di fare una sintesi su Sanremo. Inutile dire che se questo video vi piacerà, date like, commentate qui sotto, condividete soprattutto. Vediamo se basta scrivere Sanremo perché ci dica qualcosa. Sanremo Festival, con Sanremo no, ma con Sanremo Festival sì. Il Festival di Sanremo è la più importante kermesse musicale italiana, un evento annuale dal 1951 che si tiene a Sanremo al Teatro Ariston e viene trasmesso in diretta dalla Rai e in Eurovisione, culminando con la vittoria di un brano in lingua italiana. È un fenomeno mediatico che riflette i cambiamenti culturali e sociali del paese, con selezioni in corso per l'edizione 2026, febbraio 2026, che vedrà in gara artisti come Arisa, Fedez, Ermal Meta e vincitori di Sanremo giovani. Cos'è? Competizione canora, un concorso per canzoni in italiano o lingue locali, quindi dialetti italiani. Evento culturale, più di una gara e uno specchio della società italiana. Trasmissione, evento di punta per la Rai con grande seguito nazionale e internazionale. Edizione 2026 prossima, data 24-28 febbraio 2026. Luogo Teatro Ariston, Sanremo. Partecipanti inclusi big e nuove proposte selezionati tramite il concorso Sanremo Giovani, con nomi già anticipati come Arisa, Dargen, D'Amico, Fedez e Ermal Meta. Caratteristiche: vincitore partecipa all'Eurovision Song Contest se accetta. Regolamento: cambia nel tempo con votazioni di giurie
sala stampa, demoscopica e televoto. Musica dal vivo. Dal 1990 l'orchestra è tornata in scena dopo anni di bassi musicali. Aspetti pratici: biglietti. I prezzi dell'Ariston per il 2026 sono aumentati di circa il 20% rispetto all'anno precedente. Così abbiamo una base tecnica. Premetto che io sin da giovane Sanremo non l'ho mai seguito. Ogni tanto sì, perché sono quei programmi che come Domenica In si passava per la taverna, si passava per la sala pranzo, c'era sempre qualche televisore acceso. Questi programmi di intrattenimento che a volte non intrattengono nessuno in casa, però si lascia la tele accesa, c'è chi entra, c'è chi esce, c'è chi usciva al giardino, c'è chi entrava. Per non sentirsi soli, gli anziani lasciano su Sanremo, su Domenica In e non guardano, si mettono a parlare tra di loro. Io mi ricordo per più di 20 anni Pippo Baudo ha diretto Sanremo. Ormai Sanremo era sinonimo di Pippo Baudo o Pippo Baudo era sinonimo di Sanremo. Io anni fa, non so se nel 14, feci un video: fermi tutti, c'è una grandissima novità a Sanremo, Pippo Baudo non lo conduce più. Basta, finite le novità. Poi almeno dei talenti Sanremo li ha avuti nel passato, sono nati dei big della musica italiana a Sanremo, ma adesso no. Adesso le giovani proposte di Sanremo o i cantanti famosi di Sanremo non nascono a Sanremo, non nascono nei palcoscenici d'Italia, nascono nelle reti sociali tipo TikTok. Veramente, che dire, è questa la Sanremo che ci meritiamo? Vabbè, se è sempre stato così Sanremo, ma almeno prima li sfornava i talenti, anche se si presentavano meno cantanti anni fa. È un po' come la Rai, no? Che si sono formati i mostri dello spettacolo e dell'arte italiano, ma con una Rai che c'era solo un canale televisivo e c'avevi 4 5 6 ore di programmazione al giorno, o mangiavi la minestra o saltavi dalla finestra. Ecco, è quello che che succede con Sanremo quando c'erano pochi che si presentavano. Scusate un momento. Allora, voi che ne pensate di Sanremo? Però ho parlato 9 minuti, lo dovevo chiedere prima, lo so. Scrivete qua sotto che ne pensate di Sanremo. Oh, adesso invece di uscire una premiere facendo la spesa lunga, uscirà un video di Sanremo. Banana secca. Voi a Casalpalocco, voi, chi mi segue adesso da Casalpalocco, scrivete qua sotto, commentate che ne pensate di Sanremo.
pistacchio. Anche voi che non siete di Casalpaloco, che ne pensate di Sanremo? Quali sono i vostri cantanti preferiti? Scriveteli qua. Chi vorreste che passi a Sanremo? È già passato? Hanno già fatto le eliminatorie? Non lo so, dico non lo seguo, però ti dico che ormai sono le reti sociali che predominano su Sanremo, non Sanremo sui concerti, le discografiche. Prima si lanciava qualche cantante a Sanremo perché faceva molti concerti, molti dischi. Adesso Sanremo appartiene al mondo della virtualità, quindi non so. Non lo so, ma non lo so. Intanto mangio i bruscolini già pelati. Ah, non vedo l'ora che YouTube possa associare il contenuto del video a dei prodotti così da monetizzare meglio. Non lo nego, non lo nego. Comunque dicono che Sanremo è sempre più commerciale, sempre più. Voi che ne pensate? Scrivetelo qua sotto. E non so, sto aspettando risposte. Vabbè, vi do il tempo perché poi questo sarà proiettato in Premiere, questo video. Madonna benedetto là. E io rispondo in chat, non in chat GPT, oh, rispondo in chat. Adesso dovrò dire basta alla frutta secca perché fa ingrassare. I roditori mangiano molta frutta secca durante l'inverno, capito? Però io volevo regalare alla prima persona che si abbona con 200 € al mese questo dispositivo, ma non so, forse non lo faccio, forse no, non lo faccio, quindi non vi abbonate, non vi. Ho stoppato un po' il video perché sono andato a prendere il coltello per tagliare il panettone. Abbiamo pure un pandoro, ma quello lo conserviamo proprio per Natale, perché non siamo di mangiare molte cose di Natale. Per esempio non compreremo il torrone, queste cose qua,
a meno che non troviamo uno sponsor, perché il panettone, perché in pratica sono tutte cose dolci, poi te rovini se ne abusi. Cioè la quantità di zucchero che ha, certo sono delle golosità, le golosità, però tagliato bisogna mangiare anche con moderazione, mi raccomando. Io poi già ho messo dei chili di troppo negli ultimi 12 anni, perché ero riuscito a dimagrire, pesavo 68 kg, adesso ne devo pesare 90. Però è tutto zucchero, lo zucchero si trasforma in grasso, poi c'hanno anche grasso che si trasforma in zucchero, poi tutto quanto si trasforma in diabete e ti trasforma te, pam 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 pam, ti mazzola. Quindi sì, i dolci vanno bene per le feste, però ecco, con moderazione. Noi avremmo già mangiato, non so se un altro panettone e basta, o questo è il primo, non me lo ricordo veramente. Quest'anno proprio. Ma voi avete iniziato a mangiare pandoro, panettone, torrone, panforte, eh? Scrivetelo qua sotto, come vi siete organizzati per queste feste di Natale. Già avete mangiato qualcosa di tipico? E Chiara Ferragni ritornerà alla carica con il suo pandoro, anzi pan rosato, perché era in quel periodo la moda della pantera rosa, che era ritornata la pantera rosa nei cinema e tutto doveva essere rosato, persino il pandoro della Chiara Ferragni, che poi Fedez mi sembrava a cantare, ma era stato coinvolto nel Pandoro Gate, poi con delle sue dichiarazioni in un programma radio, che lui metteva delle cose che facevano boom in giro, che io fino a un certo punto ci credo, perché non credo che sia buono neanche a quello. Voi che ne pensate della Chiara Ferragni, del Pandoro Gate, di quello che ha dichiarato Fedez a riguardo, che lui ci ha rimesso dei soldi con Chiara Ferragni, e di quelle arti, del fatto che lui, Fedez, diceva che andava in giro mettendo degli artefatti che facevano boom e si portavano via anche persone in sedi politiche? Che ne pensate? È una persona che millanta delle cose, oppure veramente Fedez non è tarocco come i tatuaggi che ha, ma è veramente brutto, sporco, cattivo, molto puzzone e soprattutto, parafrasando l'avvocato Catania Francesco, tantissimo bippista. Ecco, scrivetelo qua sotto, mi raccomando. Un saluto all'avvocato Catania Francesco, o Francesco Catania, parafrasando Frassica, Nino Frassica, dipendendo da chi lo guardi. Da chi lo guarda da sinistra è l'avvocato Francesco Catania Francesco, e chi lo guarda da destra è l'avvocato Francesco Catania. Stavo confondendo, no? Sani Gesualdi parlava così. Chi lo guarda da sinistra è l'avvocato Catania Francesco, e chi lo guarda da destra è l'avvocato Francesco Catania. Allora, ritornando al leitmotiv,
di questo video, parafrasando la terminologia musicale, che ne pensate di Sanremo? Sta venendo un video largo come la mia colazione, che in pratica assistere i cani, questo quell'altro. Oggi in pratica come potete vedere sto finendo tardi la colazione, perché alle 9 avrei dovuto fare colazione, però i cani, esci i cani, entra i cani, entra i cani, esci i cani, e mi raccomando, ogni tanto mi si tappano le orecchie. Ecco qua. Vediamo un po', mi raccomando, contribuite se potete con donazioni, così cambio questo cellulare bellissimo. Mia madre me l'ha regalato nel 2021 in giugno o luglio, però ecco, non è come quello che avevo prima, che ho regalato a mia zia, che mi è durato 7 anni, dalla fine 2015 alla fine del 2022, che gli ha regalato a sua sorella, mia zia, come regalo di Natale, perché tanto la ossessionava che voleva un cellulare caro, e quello è stato il Motorola Moto X seconda generazione, che mi è durato 7 anni o più senza nessun problema di batteria. Adesso il Motorola Moto E7 Power, che mia madre mi ha comprato prima di regalargli l'alta gamma a mia zia, mi sta durando da appunto 2021 a oggi. Nel 2022 gli ha regalato l'altro, quindi non c'ho adesso un cellulare di alta gamma. Ve lo chiedo a voi, se poi, perché sia più attuale di questo non è detto che deve essere un gamma alta, ma almeno che sia, diciamo, qualche cosa di aggiornato, di moderno, pure un Tecno Spark 30 o 40, pure un Infinix, magari Note 50 Pro Plus 5G. O fate un po' voi. Assieme al versamento scrivete la causale del versamento, ossia caro Sant'Enchan, ti dono 50 euro, 20 euro, e comprati questo cellulare. Logico che se io riceverò moltissime donazioni o abbonamenti, mi compro il cellulare più prossimo a avere più qualità. Cioè, se 10 persone mi donano 50 euro, non è che compro 10 cellulari da 50 euro, comprerò magari uno da 500, oppure anche uno da 300, poi vedo se mi compro un orologio intelligente e altro. Comunque menzionerò tutte le persone nei miei video. Ognuno di questi giorni farò un video menzionando tutte le persone che mi hanno donato qualcosa, perché io sono grato e non mi scordo nessuno che mi abbia mai aiutato. Quindi donate qua in chat, super grazie, abbonamenti.
è veramente, adesso già ci avviciniamo alla mezz'ora di video. Io una volta facevo dei video anche con il Nokia Asha 302, non so come riuscissi, mi inquadravo proprio, eppure il cellulare, insomma, non è che stava molto in alto. Si vede che questo proprio perché c'è una camera che riprende molto, in campo molto più ampio, 4K, e deve stare molto distante per riprendere meglio. Invece l'altro, che c'è uno schermo piccolino, riprendeva 640 x 480, mi riprendeva tutto il tavolo. Si vede che lo mettevo molto lontano, non so, questo deve stare 3 volte più lontano, perché alla stessa distanza l'altro mi riprendeva tutto. Si vede che restringeva il campo e che prendeva di più, non so. Però mi raccomando, ditemi quello che vi passa in mente di dire su Sanremo, se sarete arrivati a questo punto della Premier, o magari vi siete sintonizzati adesso, perché questo è il bello delle Premier larghe, che quando vanno in onda la gente si può sintonizzare in un qualsiasi momento. Perché se la Premier ti dà gusto, ogni momento è quello giusto. Parafrasando Nino Manfredi, non so se voi lo conoscete, no? Se la Premier ti dà gusto, ogni momento è quello giusto. Già vi anticipo, la mia colazione giunge al termine, perché se no diventa un pranzo come quelli di Corrado, del grande Corrado. Il pranzo è servito, ve lo ricordavate? Ve lo ricordate? Lapsus, ormai già mi sto stancando. Non so se voi avete la mia età o qualcosa in più, ve lo dovreste ricordare. Corrado, con il pranzo è servito, debuttanti allo sbaraglio o concorrenti. E poi che altri programmi ha fatto? Ha diretto pure Domenica In, se non mi sbaglio, canzonissima. Il grande Corrado purtroppo si è ammazzato. Ops, i grandi algoritmi di YouTube, ho detto una parola. Purtroppo si è ammalato fumando, fumava come una ciminiera ed era un grande agguerrito collezionista di sigarette. Lui stesso ha dichiarato, e lo ammetto, sono stato un fumatore arrogante. Quindi mi raccomando a tutti voi, fate attenzione alla salute. Non so. Ah, ecco. Io dicevo, ma come mai si può attivare il led? Lì è come rappresentato come un faro. Adesso non so come spegnerlo, perché si attiva lo schermino, capito? Se la luce è nello schermo. Ecco, adesso l'ho spento, più che altro perché mi scarica la batteria, poi perché è giorno, è mattina. Non è uno mattina, ma è mattina, insomma, capito? Siamo arrivati a questi livelli. Non vedo l'ora di caricare questo video, così me lo levo dalle scatole. Spero di essere vicini a tutte e tutti voi. Una volta erano più estemporanei i video fatti con il Nokia Asha 302, gli davo un'edizione così. Adesso non gli devo dare un'edizione, ma insomma, per filmarmi ci metto tempo. Cogito di più il contenuto dei video, cioè lo elaboro, lo
faccio molte più live in verticale, prima non c'erano, no, per quello le faccio di più. Faccio molti più short, prima non c'erano. Dal 2013 che sto, 7 febbraio che sto su YouTube, prima non c'erano. Vitamine, 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 vitamine. ...31 minuti e 9 secondi e... Adesso però c'è un serio problema. Innanzitutto, vabbè, la carica su YouTube non mi preoccupa, ma il surriscaldamento del cellulare e la carica dal cellulare al computer, perché non lo voglio caricare questo video, capisci, direttamente dal cellulare, perché un altro cellulare balengo come il mio, anzi molto più vecchio, che gentilmente, siccome mia madre non lo sa utilizzare, me lo lascia a me, e quando gli arrivano delle chiamate in WhatsApp io gli passo il cellulare. Ma adesso lo utilizzo io, ho capito, e quindi insomma, parente stretto del Moto S7 Power, un Moto E non so che cosa, Moto S7, Moto. Quindi ho bisogno di un gamma alta. Stavo pensando, se voi volete essere così generosi, di un Ulafone S200 Max, un armatosto, non so se c'ha 22.000 microampere, che pesa 425 grammi, quindi 2 volte e mezza il Moto S7 Power che pesa quasi 200 grammi, e forse più di 2 volte e mezza. E è bello, bello, voglio vedere come lo metto sul tripode, quindi questa è la sfida. Se voi mi volete sfidare a mettere qualcosa, un mattone, un laterizio sul tripode, allora regalatemi l'Ulafone, che poi costerà niente, $1000, l'Ulafone S200 o Ultra o Max, oppure se non un Ulafone, un Doge, oppure c'è un altro che non so come si chiama, un'altra marca di queste da costruzione, esplorazione della natura e tutte queste cose, con camera termica, infrarossi, mirino laser, sembra un giga robot. Adesso già in pratica ho lavato il mate, ossia forse di prenderlo, si è sciacquato tutto, perché io non lo cambio, c'è gente che lo continua a cambiare e si prende un termos intero. Io ho preso solo mezzo termos ed 1 litro e mezzo litro d'acqua, e c'è gente che continua a cambiare ogni volta che prende il mate, lo seba come si dice, e alla fine prende sempre gerba nuova. Io invece no, uso quella già in uso fino a che rimane slavata bianca, per sfruttarla tutta, no? Perché però adesso basta, non mi sento neanche di bere, neanche se potrei bere che è ancora buona, ancora nuova, perché per quello molte volte mia madre me ne mette tanta di yerba mate, io la tolgo, perché se no potrei continuare allegramente a prendere 1 litro d'acqua, 1,5 litri, ma poi mi riempio lo stomaco con acqua calda, quando mangio, quando pranzo, se faccio colazione tardi, poi non vale la pena. Faccio così perché quando poi butto la yerba mate nella spazzatura, se c'è dell'acqua si rimane fradicia, buca il sacchetto. Allora adesso sapete tutte queste cose, mi raccomando, se potete fate delle donazioni. Ormai qua facciamo 35 minuti e 3 secondi, facciamo, interrompiamo, parafrasando Enzo Tortora di Portobello, Big Ben ha detto stop. Quindi fate le vostre ultime donazioni in chat,
abbonatevi, comprate super grazie, regalate abbonamenti, che potete farlo, e soprattutto per quanto riguarda inerentemente il tema del video, ditemi voi che ne pensate di Sanremo, lo seguite, non lo seguite, lo avete seguito nel passato, quali sono stati i vostri cantanti preferiti e quali sono i vostri cantanti preferiti di adesso o degli ultimi anni. Scrivetemelo qua sotto. Se siete arrivati a vedere la premiere fino a questo momento, o se vedrete questa premiere come video, condividete la premiere o il video che sarà, affinché anche altri possano rispondere e possano condividere, in modo che ci sia tanta copartecipazione. Io voglio fare un prossimo video sui vostri cantanti preferiti, sulle edizioni preferite da voi di Sanremo, di quale anno, oppure sui cantanti che voi avete seguito nel passato, che magari non hanno neanche partecipato di Sanremo. Se volete sapere qualche attualizzazione su Bobby Solo, Little Tony, Lucio Dalla, cantanti che sono andati a Sanremo negli anni 60-70, che non ci sono andati per niente, che si sono rifiutati di andare a Sanremo, che li hanno eliminati clamorosamente da Sanremo, dandogli lo stesso risalto e pubblicità, fatemi qua delle domande o scrivete, commentate direttamente cosa ne sapete dei cantanti che li hanno esclusi da Sanremo, per quale ragione. C'era Povia che lo avevano escluso da Sanremo, lui diceva per le sue teorie, c'era Giovanotti che parlava dei selfisti al Bilderberger, però non l'hanno escluso. E poi condividete il video affinché tante altre persone possano interagire e commentare qua sotto. Oh, sembra che il martello pneumatico del vicino ha smesso, l'hanno spento. C'era un brusio che era un martello pneumatico, credo, che non so se veniva dalla strada o da qualche appartamento. Incredibile. Allora mi raccomando, commentate qua sotto i vostri cantanti preferiti del passato, se hanno partecipato a Sanremo, a qualche edizione, quali sono state le vostre edizioni preferite di Sanremo, se lo seguite a Sanremo, i cantanti che sono stati esclusi, per quale ragione secondo voi. E poi commentate questo video, dicevo, dategli like se vi è piaciuto, condividetelo, iscrivetevi al canale per avere maggiori attualizzazioni. Non è detto che la prossima volta parli di Sanremo, ma se date una donazione al canale forse porterò un altro video su Sanremo. Mi raccomando che la donazione sia di 5, 10, 20 euro, insomma mi devo avvicinare, sto ancora sui 38 dollari, mi devo avvicinare ai 100 dollari per ritirare 100 dollari da YouTube. Minimo YouTube ti invia 100 dollari, e l'ultima volta che mi ha pagato 100 dollari è stato giugno o luglio del 2025 di quest'anno, quindi voglio dire, purtroppo per dicembre forse non mi paga, ma spero di arrivare prima a giugno o luglio del 26 a ritirare 100 dollari, perché quello può influenzare sulla acquisizione che forse farò il 26 gennaio per il mio compleanno, di un cellulare nuovo, perché mia madre mi vuole comprare un cellulare nuovo, però non ci arriviamo col denaro. Allora se voi farete delle donazioni, siccome Natale 2024 non mi ha potuto regalare nulla, neanche il compleanno del 2024, compleanno del 2025 non mi ha potuto regalare nulla, questo Natale non mi può regalare nulla, da Natale 2025 probabilmente non mi potrà comprare nulla neanche compleanno 26 gennaio 2026, la Befana neanche a parlarne. Ma se io arriverò ai 100 dollari in YouTube e voi mi donate qualcosa per farmi arrivare prima ai 100 dollari, magari per farmeli superare, c'ho già un gruzzoletto in più ai pochi risparmi che è riuscita a accumulare mia madre. Quindi dopo avervi fatto intenerire il cuore, avervi fatto portare la mano sul cuore
e magari aver fatto sentire non soltanto una forte pulsazione cardiaca e delle forti emozioni, ma addirittura il portafoglio dal quale estrarre il denaro per farmi un versamento, un deposito, un regalo. Io vi lascio, carissimi amici ed amiche mie, buona settimana e ci rivediamo. Au revoir. Chissà quando partirà questa premie, di sicuro prima di Sanremo e prima di Natale. Ciao, se no taglio, se no sono già 40 minuti e 47 secondi, anzi fra poco 41 minuti, non lascio più di però mi raccomando, fatemi la questo lo userò per fare i filmati dalla strada, perché già da molto che lo uso dalla strada, ma è il mio cellulare principale, perché già non mi filmo più con il Nokia Asha 302, cioè c'è una risoluzione d'immagine peggio di questa. E allora vi lascio 40 minuti 18 secondi, ciao.